Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. Il tema del giorno, nel mondo e soprattutto in Italia, è l'epidemia di coronavirus, il Covid-19. Ma ci sono molte cose di cui i media mainstream non parlano, ragione per cui adesso porto il mio piccolo contributo all'attenzione degli interessati. Non vi dicono ad esempio che nell'ultimo anno i morti nel mondo a causa del virus sono già circa 500.000, dei quali 7.000 solo in Italia. 7.000 italiani morti dei quali non vi è stato detto nulla. E 500.000 in tutto il mondo. Già, però è un altro virus, ecco. Si tratta dei morti causati ogni anno dalla normale influenza stagionale. Questo è tanto per vedere le cose in prospettiva. Questi morti non fanno notizia, fa invece notizia il coronavirus Covid-19. E fa notizia a causa della minaccia che costituisce se dovesse, come pare, diffondersi in una pandemia, dato che la mortalità del Covid-19 sarebbe molto alta, anche se non è ancora chiaro quanto. Ci sono dei dati discordanti a riguardo, c'è chi parla del 2%, che comunque cambia con le fasce di età, i bambini pare che non rischino nulla, e comunque sarebbe da 10 a 20 volte più mortale dell'influenza stagionale. C'è chi invece, come lo psichiatra Miluzzi ha fatto in televisione, evoca addirittura il 20%. E poi c'è chi racconta anche della tragedia particolare accaduta ad un regista cinese confinato a casa dalla quarantena assieme a tutta la famiglia, e alla fine sono morti tutti dopo essersi contagiati alla finestra come in un film dell'horror, e in questo specifico caso abbiamo addirittura un 100% di mortalità. Come vedete, i dati sono notevolmente discordanti e non tengono conto poi dei contaminati che non sviluppano affatto sintomi o che sviluppano sintomi lievi e che verosimilmente abbasserebbero parecchio queste percentuali. Ma le percentuali di mortalità di nuovo cambiano, e probabilmente di parecchio e nella direzione opposta, se i malati gravi non hanno accesso alla terapia intensiva. E qui si pone un problema di posti disponibili per la terapia intensiva nelle strutture ospedaliere. Supponiamo, per fare un esempio, che il 20% dei malati sviluppi sintomi gravi che richiederebbero la terapia intensiva. Se ricoverati in terapia intensiva in ospedale, il 18% sopravviverebbe e avremmo quel 2% di mortalità dichiarato. Ma se in ospedale non ci fosse più posto e questi se ne devono stare tutti a casa, allora è plausibile ipotizzare che la percentuale di mortalità si impennerebbe moltissimo. In effetti, in caso di epidemia molto diffusa, temo che la maggior parte dei malati non troverebbe posto in ospedale e le conseguenze si possono bene immaginare. Comunque l'unica cosa davvero certa è che l'allarme è alto, la malattia spaventa e fa notizia. Tuttavia, il coronavirus Covid-19 fa solo mezza notizia e spaventa solo a metà. Nel senso che l'altra metà della notizia non se ne parla e non ce ne si cura, e se se ne parla in realtà se ne sparla. Mi riferisco all'origine del virus, ovvero mutazioni spontanea oppure un'arma biologica. E se si tratta di un'arma biologica, chi sarebbe l'autore del virus? Non si tratta di domande triviali. Si tratta invece di domande cruciali, di domande doverose, di domande necessarie, e non sono io a dirlo, non è un argomento da complottisti. A dirlo sono i protocolli standard da osservarsi nel caso dell'emergenza di un evento epidemico insolito, e parlo di protocolli pubblicati dalla NATO, come ad esempio Biopreparedness and Public Health Exploring Synergies. Voi forse non lo sapevate, ma queste che si presentano oggi sono situazioni previste ed esistono a riguardo degli standard da osservare. In effetti non lo sapevo neanch'io, sono stato illuminato a tale riguardo da un giovane ricercatore dell'Università di Torino, Gabriele Vietti, che ha ottimamente spiegato come funzionino queste cose in una discussione su BioBlue con Claudio Messora. Vi invito tutti caldamente a cercare su BioBlue il dibattito in questione, che merita certamente l'attenzione di tutti gli italiani, molto ma molto di più delle ciance inutili che si fanno invece in TV. Gli standard da osservare stabiliscono che la prima cosa da fare all'apparire di un evento epidemico insolito è
analizzare se si tratti di un evento naturale oppure di un evento intenzionale. Ebbene, questo, di sicuro, saremo tutti d'accordo, è un evento epidemico insolito. Non è quindi affatto complottista chi si pone domande di questo tipo, è invece inadempiente oppure omertoso oppure semplicemente irrazionale chi non se le ponga. La mancanza di razionalità nell'affrontare questi temi è comune e frequente a causa di un errore cognitivo della mente umana. La mente umana tipicamente si rifiuta di prendere in seria considerazione tutte le ipotesi che sono in eccessiva dissonanza con i propri precetti morali. Un errore quindi causato da una distorsione morale del giudizio. Ed è fuori di dubbio che la tesi di un atto intenzionale di guerra biologica è qualcosa che ripugna la coscienza di tutti noi. Non di meno, nel caso di un evento epidemico insolito è d'obbligo, e lo scrive la NATO, ma lo dice anche il buon senso, affrontare immediatamente il problema di capire se si tratta di un evento naturale oppure di un evento intenzionale. I testi NATO illustrano a riguardo anche quali metodi vadano utilizzati a questa bisogna. Poiché nelle ipotesi di bioterrorismo o di guerra batteriologica è molto difficile giungere a prove certe, si usano dei criteri non conclusivi per giungere alla tesi cosiddetta di massima plausibilità. Il miglior metodo, come Vietti spiega in dettaglio a Messora, nella discussione che vi ho segnalato, è il cosiddetto metodo Grumov-Fink, e non entro qui nel merito, chi è interessato può approfondire da sé guardando il video o studiando come ho fatto io. Sta di fatto che proprio utilizzando il metodo Grumov-Fink, il gruppo di studio di Vietti è giunto alla conclusione che l'ipotesi che l'epidemia di coronavirus Covid-19 sia un evento intenzionale è assolutamente verosimile e che il sospettato numero uno sarebbero proprio gli Stati Uniti, ovvero coloro che più di altri avrebbero avuto sia la capacità, primo, che l'opportunità, secondo, e soprattutto, terzo, il movente per una tale operazione. Quindi questa va considerata un'ipotesi di lavoro da parte di qualsiasi soggetto razionale. Prove certe in questi casi non ce ne sono quasi mai, quindi non dobbiamo darlo per sicuro, ma il fatto stesso che l'ipotesi sia verosimile ci obbliga a tenerla sempre presente. Non necessariamente crederci, ma di certo a tenerla presente. Ebbene, indovinate un po'. Nessuno in Occidente, nessun grande media, nessuna figura istituzionale, nessuno nel mondo che conta ha sinora osato anche solo prenderla in considerazione, anche solo menzionarla di sfuggita. Invece cosa fanno tutti? Si scagliano con veemenza contro quelle poche voci isolate che invece osano, non dico affermare la cosa, ma semplicemente prendere razionalmente l'ipotesi in considerazione. Il coraggioso Diego Fusaro, per citare una delle voci isolate. Ma anche il silenzio parla e ci dice cose. La saggezza popolare, infatti, ci insegna che l'evitare accuratamente certi argomenti è tipico di chi ha la coda di paglia. Il mainstream occidentale, quindi, si rifiuta addirittura di negare questa eventualità. L'argomento è proprio un tabù innominabile, direi addirittura impensabile, si commette già eresia anche solo a pensarlo. E questo ci dice molto di cosa siamo diventati. La tesi mainstream principale dell'origine del virus è che animali di specie disparate si scambiano i virus durante incontri ravvicinati del quarto tipo, in questo caso da un pipistrello a un serpente, e poi succedono cose misteriose. Alla fine un nuovo virus, con geni presi un po' di qui e un po' di là, sviluppa i superpoteri e si trasmette all'uomo, ma anche alla donna, lo specifico per evitare accuse di sessismo. Tuttavia il mainstream lascia filtrare anche una seconda tesi, e cioè che si possa trattare di un'arma biologica di creazione cinese, sfuggita al loro controllo. In Italia il primo o uno dei primi a lanciare questa tesi è stato Liguori su TGCon24, dando peraltro la cosa quasi per certa. Altri lo hanno seguito, altri invece smentiscono.
Il mainstream quindi prima lo dice da una parte, poi lo smentisce dall'altra, ma insomma alla fine la narrazione che si diffonde è quella e la si diffonde con la plausible deniability, con la smentibilità plausibile prodotta dalla smentita stessa. Dobbiamo comprendere che nel mondo post-McLuhan negare pubblicamente qualcosa è una forma di affermazione che in realtà propaga la notizia. Il film Wag the Dog, tradotto in italiano con l'orribile titolo di Sesso e Potere, ci ha offerto in merito uno straordinario esempio. Qualcuno in ascolto forse ricorderà Robert De Niro che dice ad uno dei suoi sottoposti: mi raccomando, negate che siano coinvolti bombardieri B2. E il sottoposto ribatte: bombardieri B2? Non esiste nessun bombardiere B2. Appunto, ribatte De Niro, non capisco chi vada mettendo in giro queste sciocchezze. Capito? Allora, adesso ci suggeriscono in vario modo e in varie salse che sarebbe tutta colpa dei cinesi, cioè i colpevoli sarebbero le vittime. Ed è uno stereotipo del quale l'Occidente peraltro ama abusare. Si noti che questa tesi, fra l'altro, non si giunge mediante il già citato metodo razionale Grumov-Finke o con altri metodi altrettanto razionali, bensì semplicemente evocando un archetipo cinematografico. Decine o centinaia di film negli anni ci hanno infatti martellati il cervello con storie in cui virus mortali scappano facilmente da laboratori di massima sicurezza. La verosimiglianza scientifica di questa tesi è del tutto inconsistente. I virus non scappano dai laboratori di massima sicurezza, ma noi tendiamo a crederci perché questa narrazione negli anni ci è stata resa familiare da Hollywood. È una storia a cui siamo portati a credere perché la riconosciamo, ci è familiare, come se l'avessimo vissuta. La nostra mente profonda non è in grado di distinguere bene tra l'esperienza semi-onirica maturata con la visione dei film e la realtà. Ho descritto queste e altre profonde tecniche di manipolazione di massa attuate dal cinema statunitense o tramite il cinema statunitense nel mio libro Il fondamentalismo hollywoodista. Gli americani quindi accusano in vario modo la Cina. Un brillante analista controcorrente, Dmitry Orlov, molto stimato e conosciuto in rete, ha ricordato a tal riguardo un motto anglosassone, che ora vi dico prima in inglese perché suona meglio. It is often the case that the person who shouts "catch the thief" the loudest happens to be the thief himself, che tradotto vuol dire spesso si scopre che quello che urla più forte di tutti al ladro è il ladro stesso. Il Pentagono dispone di numerosi laboratori di massima sicurezza in giro per il mondo nei quali fa esperimenti con pericolosi agenti patogeni. Credo che ci siano almeno 15 laboratori, ma probabilmente sono di più. E visto che il compito fondamentale del Pentagono, non dimentichiamolo, è quello di ammazzare la gente, non ci si può poi scandalizzare se qualcuno arriva a ipotizzare che magari i nuovi virus che ammazzano, guarda caso, proprio i nemici geopolitici dell'America, possano eventualmente essere davvero usciti dai loro stessi laboratori. Prendere in esame l'ovvio è lecito, oppure ha smesso di essere lecito. Ci deve dare da pensare questo Occidente, da un lato così pronto a dare la colpa alla Cina e dall'altro così terrorizzato dalla prospettiva di guardarsi dentro. In Italia pronto a linciare Diego Fusaro e chiunque osasse formulare dubbi e porre domande. Oggi dubbi e domande già equivalgono all'eresia. Uno dei più lucidi giornalisti di geopolitica del mondo, Pepe Escobar, non ha paura di dire pane al pane in un suo mirabile articolo dal titolo davvero brillante: No Weapon Left Behind, tradotto adesso anche in italiano su come Don Chisciotte. Smettiamo di raccontarci delle palle. Gli Stati Uniti hanno già da tempo avviato una guerra ibrida contro la Cina, la quale sta surclassando gli Stati Uniti sotto sempre più aspetti, e questo gli Stati Uniti non possono tollerarlo. E dimenticatevi le guerre come le vedete rappresentate sui media e nei film. La guerra 2.0 del XXI secolo
è la guerra ibrida, la guerra asimmetrica. Potremmo addirittura coniare il termine di guerra liquida. Ma ad ogni modo non è più la guerra che vediamo nei film e nei documentari. Guerra liquida vuol dire che in parole povere vale tutto. Vale tutto ciò che convenzionale e più spesso non convenzionale possa contribuire a sconfiggere o sfiancare il nemico. E soprattutto se è dotato di plausible deniability, cioè smentibilità plausibile. In parole povere, la possibilità di lanciare il sasso e di nascondere la mano. Proprio in questi giorni, al Congresso sulla sicurezza di Monaco, in Germania, gli Stati Uniti hanno ribadito la dottrina di considerare la Cina il loro nemico numero uno. Sono concetti forti. Non so se cogliete tutte le implicazioni di una simile dottrina. Prima le guerre sui dazi, poi la guerra Huawei e adesso un'epidemia, anzi 2 epidemie, anzi 3 epidemie, ora vedremo fra un attimo quali. La Cina è in ginocchio, mezzo paese si è fermato, le stime sul PIL cinese precipitano, il consenso politico interno traballa. Tutto questo per il coronavirus Covid-19. Ma alla epidemia di coronavirus dobbiamo aggiungere, poco riferita nei media, in Cina anche la peggiore peste suina africana da sempre. E ricordo che la peste suina africana è anche considerata un'arma biologica. Non dimentichiamo che epidemie gravi accaddero, guarda caso, a Cuba negli anni 70, in Russia nel 2008. Entrambi peraltro accusarono gli Stati Uniti, no, di avergliela mandata. Quindi ora una terribile epidemia di peste suina africana si è abbattuta sulla Cina e pare che abbia ammazzato già metà dei maiali. E per giungere alla triplice coincidenza, come se non bastasse, abbiamo contemporaneamente anche un'epidemia di influenza aviaria, di quelle toste che sempre in Cina sta decimando anche i polli. È proprio vero che le disgrazie non vengono mai sole. Soprattutto se qualcuno le aiuta potrebbe aggiungere qualche malpensante, ma io non mi voglio sbilanciare. La Cina è quindi duramente colpita, ma oltre al danno, volentieri qui si unisce anche la beffa e l'insulto. La rivista statunitense Foreign Policy riesce infatti addirittura nell'acrobatico esercizio di attribuire la colpa del diffondersi dell'epidemia alla Belt and Road Initiative cinese, cioè le nuove vie della seta cinesi, quelle che, tanto per capirci, stanno cambiando il mondo, sarebbero la causa per cui la solita epidemia locale si sarebbe ora trasformata in una minacciosa pandemia globale. Che sarebbe a dire, come osano questi cinesi a svilupparsi e costruirsi vie di comunicazione con l'esterno? Guardate per cosa ci combinano. Ovvero razzismo e sinofobia allo stato puro, e questo sulla più importante rivista strategica statunitense. Il dottor Francis Boyle, professore all'Università dell'Illinois, è autore tra gli altri del libro Biowarfare and Terrorism, è convinto che il Covid-19 sia un'arma biologica. Boyle ci ricorda anche che gli Stati Uniti hanno 13.000 presunti scienziati che dovrebbero occuparsi di medicina, ma che invece testano armi biologiche, e questo per una spesa di oltre 100 miliardi di dollari. Magari lo fanno solo per hobby, non so, così come altri collezionano farfalle. Nessuno di noi davvero userebbe mai armi biologiche, quindi perché mai dovrebbero farlo loro? Certo che se l'epidemia fosse di origine naturale, e non possiamo escluderne la pur remota eventualità, allora sarebbe proprio una bella coincidenza che sia avvenuta proprio nel momento in cui gli Stati Uniti hanno definito la Cina come loro nemico numero uno e hanno avviato contro di essa una guerra ibrida che è sotto gli occhi di tutti. E coincidenze nella coincidenza che questo avvenisse proprio prima del Capodanno cinese, quando cioè la gente si mescola in grandi raduni pubblici ed il virus può diffondersi al meglio. E proprio il centro della Cina, da dove poi si può propagare più facilmente a tutto il resto della Cina. E proprio nel cuore produttivo del paese, la capitale dell'high tech cinese,
causando quindi il massimo danno economico. E inoltre proprio nell'unico luogo dove ci sia anche l'unico biolaboratorio di massima sicurezza della Cina, così che possa poi anche attecchire la storia che il virus sia scappato da lì, che sia colpa dei cinesi. Proprio una bella serie di coincidenze per il fortunatissimo Gastone, volevo dire per il fortunatissimo zio Sam. Per i teorici delle coincidenze il menù offre però molto di più, si presenta più ricco e succulento che mai. In molti hanno riecheggiato su Facebook il caso del libro di Dean Koontz del 1981, The Eye of Darkness, nel quale leggiamo letteralmente: nel 2020 si diffonderà in tutto il mondo Wuhan 400, una grave polmonite. A Cipica non è male azzeccare in una singola frase sia l'anno che l'epicentro, che la patologia esatta del fenomeno in una singola frase. Insomma, ci sono un sacco di luoghi nel mondo, ci sono un sacco di anni nel tempo, ci sono un sacco di malattie. Azzeccare la giusta combinazione in una singola frase è notevole. Per inciso, nel libro di Koontz si parla proprio di un'arma biologica. Forse ha azzeccato più di 3 cose, forse ne ha azzeccate 4. Ciò che rende la faccenda ancora più intrigante è che in realtà nella versione originaria del libro il virus era russo e si chiamava Gorky 400. Fu poi stranamente rinominato Wuhan 400 in una edizione successiva del libro. E viene davvero da chiedersi il perché di questo cambio. Da quando in qua si cambiano i libri a edizioni successive? Quale manina ha dunque operato un così singolare cambio? E perché? Ma ci sono in giro coincidenze molto più inquietanti di questa, che è quasi una curiosità. Come il fatto che nemmeno 2 mesi prima dello scoppio dell'epidemia, il Johns Hopkins Center for Health Security, assieme al World Economic Forum e la fondazione di Bill Gates, svolse una esercitazione per lo scoppio di una pandemia causata da indovinate cosa, ma un nuovo coronavirus naturalmente, che nella loro simulazione, chiamata Event 201, avrebbe infine ucciso 65 milioni di persone. Come ciliegina sulla torta abbiamo anche dei gadget prodotti in quella situazione che qui potete vedere. Insomma, un tempismo quasi soprannaturale per una esercitazione, un tempismo che non è passato inosservato, così che in seguito gli organizzatori hanno anche messo un comunicato per distanziare la loro simulazione dall'evento reale. Ma parlando di tempismo, la notizia che proprio un paio di settimane prima dello scoppio dell'epidemia in Cina, guarda caso 2 settimane sono proprio i tempi dell'incubazione, si siano svolti a Wuhan la 7ª edizione dei Giochi Mondiali Militari, a me qualche cattivo pensierino lo procura. L'affluenza dei militari da tutto il mondo fornirebbe infatti ad una eventuale nazione canaglia ampia occasione, anzi l'occasione perfetta per contrabbandare in loco eventuali patogeni da rilasciare segretamente. Naturalmente non è affatto detto che ciò sia accaduto, ma il tempismo di questi avvenimenti è di nuovo notevole. Sono cose di cui tenere conto. Il Telegraph inglese invece ci tiene a farci sapere che sviluppare armi biologiche è ormai un gioco da ragazzi, che gli scienziati tra virgolette, hanno informato il Pentagono che i terroristi tra virgolette, potrebbero farlo in qualsiasi istante. E soltanto pochi mesi fa la Cambridge University ha avvertito che il mondo si deve preparare ad armi biologiche che prendano di mira soltanto specifici gruppi etnici, le cosiddette Gene-Specific Bioweapons, armi biologiche etniche. Bene, ora siamo stati avvertiti. Dobbiamo quindi forse prendere in considerazione anche la possibilità che il Covid-19 sia un'arma biologica etnica? Dopotutto virtualmente ce lo chiede la Cambridge University. Non sarebbe un atto da complottisti, sarebbe un atto di chi prende sul serio le raccomandazioni della prestigiosa Cambridge University. A riguardo la risposta ci verrà nel tempo,
e ci verrà qualora lo sviluppo dell'epidemia dovesse accanirsi su specifici gruppi etnici oppure risparmiarne altri. Per il momento non abbiamo ancora alcuna evidenza di tutto ciò. Di sicuro però c'è che qualche anno fa sono stati beccati in Russia degli americani mentre raccoglievano in modo definito professionale campioni di DNA di cittadini russi. La notizia peraltro fu diffusa con un certo fastidio dallo stesso Putin. Domanda: cosa se ne fanno gli americani del DNA dei russi? Un frappè? Non lo so. Io chiedo, magari qualcuno di voi ha un'idea. E di sicuro poi c'è anche che, udite udite, gli strateghi americani mettevano in conto l'uso di armi biologiche etniche già in un documento ufficiale di esattamente 20 anni fa e che potete andarvi a leggere di persona. Il documento si chiamava Rebuilding America's Defensive ed è infatti un documento programmatico pubblicato nell'anno 2000 dal famigerato think tank neocon Project for a New American Century, fondato fra l'altro dal futuro vicepresidente Dick Cheney e dal futuro capo del Pentagono Donald Rumsfeld. Non so se mi spiego. Ed è un documento nel quale, come molti già sanno, fra l'altro si auspicava il verificarsi di una nuova Pearl Harbor, che desse agli Stati Uniti l'opportunità di avviare una stagione di grandi campagne militari. Come adesso sappiamo, su questo punto i neocons furono poi miracolosamente esauditi l'11 settembre dell'anno successivo. Ma nel documento si legge poi anche fra le cose fattibili, e qui leggo testualmente, e forme avanzate di guerra biologica che possono prendere di mira certi genotipi, possono trasformare la guerra biologica da un regno del terrore ad un utile strumento politico. Eccolo qua, 20 anni fa, nero su bianco. L'Università di Cambridge arriva quindi abbastanza tardi sul tema delle armi biologiche etniche. Ci arriva più o meno 15 anni dopo che c'era arrivato un certo Roberto Quaglia, che poi sarei io anche se 15 anni fa ero una versione più giovane di me stesso. Scrivevo io infatti della minaccia delle armi biologiche etniche già nel mio libro Il libro e il mito dell'11 settembre, pubblicato appunto quasi 15 anni fa. In una parte, per così dire, fantascientifica, in coda al libro, mi sbizzarrivo ad immaginare scenari futuri particolarmente estremi e venati di assurdità. Per fare un esempio, immaginavo che Bush potesse un giorno paradossalmente vincere il Nobel per la pace. Poi guarda un po', un paio di anni dopo finì per vincerlo Obama, poco prima peraltro che si mettesse a bombardare ben 7 nazioni durante il suo mandato. In un altro capitolo però ipotizzavo futuri duelli fra malattie nell'epoca delle guerre biologiche etniche. E già perché oggi tu magari attacchi un gruppo etnico con una pestilenza ad hoc, ma domani magari quel qualcuno ti restituisce il favore. Insomma, i ping pong di bioguerra virale sono giochi pericolosi. E se c'è qualcosa di losco, se ci fosse qualcosa di losco nell'epidemia che ora ha messo in ginocchio la Cina, i cinesi se ne renderanno conto. E prima o poi potrebbero anche giudicare doveroso il fatto di restituire il favore. Ed ecco perché io sostengo che in genere sia utile guardarsi dentro e chiederci se come società occidentale magari stiamo forse commettendo qualche errore. Perché certi errori, a cui ci si rende ciechi blindandoli dentro un tabù, facilmente conducono, prima o poi fatalmente, a vincere un Darwin Award, il premio attribuito a chi si estingue in virtù della propria stupidità. Nel mito dell'11 settembre parlo inoltre anche della SARS,
che si verificò in Cina nel 2003, guarda caso proprio in concomitanza con l'inizio della guerra in Iraq, guadagnandosi così ovunque le prime pagine dei giornali e distogliendo così l'attenzione del pubblico dalla guerra in Medio Oriente. Anche allora, come vedete, fioccavano le coincidenze. E già a quel tempo qualcuno coniò a questo riguardo il termine di guerra bioeconomica contro la Cina. Un'espressione che si spiega da sé e che forse andrebbe oggi rispolverata. In effetti, il sottotitolo del libro dell'11 settembre, che era L'opzione Dottor Stranamore, faceva riferimento proprio a queste a suo tempo ipotetiche, oggi un po' meno ipotetiche, inquietanti trame di guerre non convenzionali dei nuovi apprendisti stregoni. E visto che siamo finiti a parlare del prequel dell'evento attuale, forse giova ricordare anche un caso eclatante che allora catturò l'attenzione dei siti di controinformazione, subito dopo l'11 settembre. Dal novembre 2001 in poi, e per un paio di anni, decine di scienziati microbiologi hanno misteriosamente perso la vita in bizzarri incidenti, oppure suicidi, anch'essi bizzarri, oppure aerei precipitati, più di uno. Fra di essi morì anche il massimo esperto americano di influenza dell'epoca. E tutto ciò avvenne fra l'11 settembre e l'inizio, con la SARS, della stagione degli strani nuovi virus. Ora mi chiedo, visto che le grandi danze di ricombinazione spontanea dei virus sono iniziate proprio dopo la dipartita di tutti questi microbiologi, non sarà mica che forse si siano morti perché magari sapevano qualcosa di troppo? L'avevo detto prima che il menù delle coincidenze oggi era particolarmente ricco, spero non facciate indigestione, e anche rievocando i bei tempi andati delle prime epidemie, non ci facciamo mai mancare quindi un bel contorno di coincidenze. Le ho chiamate le prime epidemie perché, questo lo dico per i più giovani, nel secolo scorso tutte queste strane influenze che vengono dai polli, dai maiali, dai pipistrelli, dai serpenti, non c'erano mica. Vabbè, chi volesse approfondire bei tempi andati, utilissimi a capire cosa stia in effetti succedendo oggi, il mito dell'11 settembre è sempre disponibile su Amazon.it. E torniamo ad oggi. L'epidemia pare essere scoppiata di colpo anche in Italia. Di sicuro è scoppiata sui media, visto che da un paio di giorni letteralmente non si parla d'altro. Personalmente ritengo che anche in altre nazioni possano essersi verificati numerosi casi che semplicemente non sono ancora stati ricondotti al Covid-19. Da sempre, tutti i giorni muore gente di influenza, ovunque, nella stagione invernale, e la cosa non fa notizia, così ammalati e morti per il Covid-19 possono facilmente passare inosservati se uno non fa dei test. Pare che per esempio negli Stati Uniti quest'anno l'influenza stia mietendo più vittime del solito e per quello che ne sappiamo l'incremento potrebbe essere dovuto al Covid-19 ma semplicemente non testano i morti. Tuttavia l'improvvisa comparsa di così tanti infetti in luoghi disparati in Italia è stata definita un mistero anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E la storia tragica degli italiani, che fino a ieri facevano entrare tutti in Italia e ora di colpa iniziano a essere respinti da altre nazioni, sarà che io sono genovese, ma mi ricorda un po' il finale della Guerra di Piero di Fabrizio De André, non so se avete presente. È comunque nelle crisi che vediamo emergere sia i lati più nobili che quelli più ignobili della natura umana. Gli italiani che insultavano innocenti cinesi per strada ieri, oggi rischiano di trovarsi insultati essi stessi se mettono piede fuori dal paese. A Hong Kong si è già arrivati a rapinare la carta igienica, ma noi italiani a questo riguardo siamo stati prevedenti e abbiamo un piano B. Abbiamo il bidet.
Il governatore della regione Lombardia ha detto che se l'epidemia dovesse arrivare a Milano ed esplodere incontrollata, allora Milano vedrebbe l'attuazione di misure paragonabili a quelle di Wuhan, in Cina. Questo in pratica significa, parole povere, legge marziale, stato di polizia totale, da un momento all'altro. E non credo che la cosa a quel punto si limiterebbe soltanto a Milano. Quando l'epidemia si propagasse all'Europa, lo stato di polizia avrebbe magari una connotazione europea, cioè con decreti emanati da Bruxelles, il che ci porta inevitabilmente alla domanda cruciale. Ma allora cosa ne sarà in questo caso della democrazia? Se preferite, delle ultime vestigia, delle ultime parvenze della democrazia. L'emergenza imporrebbe chiaramente una sospensione delle libertà a cui siamo abituati, ma riusciremo in seguito a recuperarle. E anche per questo scenario, sorpresa, sorpresa, abbiamo la coincidenza di qualcuno che lo aveva previsto. E che qualcuno? 10 anni fa, in uno studio della Rockefeller Foundation sugli scenari del futuro della tecnologia e dello sviluppo internazionale, uno dei 4 scenari prospettati ipotizzava una futura epidemia di un virus che avrebbe scatenato l'imposizione di uno stato di polizia globale. E voilà. E ad una simile conclusione era peraltro più o meno nello stesso periodo giunto anche Jacques Attali, il noto banchiere e saggista francese, nota eminenza grigia dietro a Mitterrand e poi a Macron, il quale in un'intervista aveva dichiarato come una piccola pandemia avrebbe permesso di instaurare un governo mondiale. Sta a vedere che un pezzo alla volta i pezzi di questo puzzle, di questo mosaico, si incastonano tutti perfettamente al loro posto. La giornalista e blogger Deborah Billy ha portato alla pubblica attenzione un inquietante post anonimo apparso il 31 gennaio su una piattaforma di discussione dove da tempo apparirebbero leaks, cioè soffiate, che poi spesso si rivelano fondate. Questa soffiata annunciava che l'Italia sarebbe stata la prossima vittima del virus e che l'Organizzazione Mondiale della Sanità avrebbe così testato sulla popolazione un regime di quarantena dura. Indubbiamente l'autore di questa soffiata ci ha già azzeccato a metà. E se per caso ci dovesse azzeccare anche per la seconda metà della sua profezia, la faccenda si farebbe davvero intrigante. Speriamo che almeno questa sia davvero solo una coincidenza, ma ad ogni modo andava menzionata, visto che qui stiamo collezionando coincidenze per il nostro modestissimo puzzle. Ma questo puzzle o puzzle, se lo volete pronunciare bene, manca ancora di un pezzo importante, ed è quello degli impatti economici. Nel nord Italia adesso hanno iniziato a chiudere tutto, scuole, università, palestre, bar. Ma cosa accadrà all'economia europea e a quella mondiale se il fenomeno si diffondesse? Cosa accadrà alle borse? Cosa accadrà ad un sistema finanziario globale che consiste di soli castelli di carte in precario equilibrio su una montagna di derivati finanziari pari a non so quante volte il PIL mondiale? Tutto denaro fantasma che non esiste. Potrebbe forse questa piccola pandemia, per dirla con Attali, rivelarsi come il catalizzatore di un resetto, un resettaggio completo del sistema finanziario e monetario globale? È forse questo il destino, oppure addirittura l'obiettivo della crisi in atto? O invece tutto questo è solo una prova generale, in attesa di una pandemia di quelle toste, con tassi di mortalità del 20, del 30%, come prospettato nel trailer di Hollywood?
Ah già, non sapevate nulla del trailer? Già perché, sempre a proposito di coincidenze, Hollywood ha da parecchi anni palesato, diciamo, il profetico talento di anticipare nei suoi film le grandi crisi che poi invariabilmente si abbattono sul mondo. Ne parlo con abbondanza di esempi e dettagli nel mio libro Il fondamentalismo hollywoodista. Ed anche per questa crisi abbiamo, infatti, un trailer quasi perfettamente calzante. Parlo di Contagion, un film del 2011 che racconta esattamente la storia che sta andando in scena oggi, con una sola importante differenza, cioè che il virus del film è diverso da quello di oggi ed ha una mortalità del 20-30%. Ma è molto istruttivo osservare quali messaggi il film voglia far arrivare al pubblico a riguardo. Consoliamoci però per il fatto di essere fortunati che almeno non ci sono ancora dei trailer di Hollywood che ci preparino all'uso di armi biologiche etniche, quindi magari su questo punto forse riusciamo a scamparla. Va bene, vi ho mentito, abbiamo anche questo trailer. Nella terza stagione della serie TV Designated Survivor, andata in onda l'anno scorso, il tema cardine è proprio un attacco con armi biologiche etniche, ordito contro la popolazione americana da parte di alcuni potentati nell'ombra. Le armi biologiche etniche sono indirizzate, indovinate un po', a colpire le persone con la pelle più scura. Come si è visto, gli avvenimenti accelerano, le coincidenze ci assediano, alle persone confuse, che in questi frangenti credono di risolvere tutto ripetendo compulsivamente quell'epiteto catartico che abbiamo udito così spesso. Gamblato, gamblato. Il mantra che arresta sul nascere il pensiero di chi lo pronuncia. Ecco, a tutti costoro io devo ricordare che io qui non ho inventato nulla. Io ho esposto dei fatti disponibili a tutti. E ho ripreso tesi che in buona parte sono già mainstream. Magari ho invertito un po' il verso di certe interpretazioni per chiarire chi sono le vittime e chi sono i colpevoli, per rendere il tutto un po' più verosimile. Ma di mio qui c'è ben poco. La verità comunque è che sappiamo ben poco, ma qualcuno vorrebbe che sapessimo ancora di meno. La rivista Zero Hedge, evidentemente colpevole di aver riportato la notizia di uno studio scientifico che avrebbe dimostrato l'origine artificiale del Covid-19, si è vista chiudere permanentemente il proprio account Twitter. Alle voci fuori dal coro, che godono di troppo pubblico, viene evidentemente già smorzata la voce. Per fortuna il mio pubblico è piccolo. Come vedete, non sappiamo in definitiva quasi niente, giusto qualche frammento di indizio di cose strane colte qua e là, ma tutto può anche venire spiegato come un mirabile filotto di improbabili coincidenze. I teorici delle coincidenze su queste cose ci vanno a nozze. Si può vincere alla lotteria tutti i giorni. Io dico che non succede, ma loro insistono che si può. Questa crisi, se non si placa, è suscettibile di scatenare trasformazioni difficilmente immaginabili nell'ordinamento politico, finanziario e monetario del mondo. E se non accadrà in questa crisi, allora accadrà nella prossima, poiché qualcosa mi dice che purtroppo siamo solo agli inizi dell'era delle pandemie. E d'altra parte io l'avevo già scritto oltre 15 anni fa, quando davvero iniziò. E proprio a causa del forte impatto politico ed economico che queste crisi minacciano di avere sulle nostre società, mi sovviene una celebre frase di Franklin Delano Roosevelt, che fu presidente degli Stati Uniti in tempo di guerra e che la sapeva lunga. In politica nulla succede per caso. Se succede, potete scommetterci che era stato pianificato così. E noi che siamo in fondo alla catena alimentare del potere,
sui gradini scomodi degli spettatori impotenti, sappiamo davvero poco o niente di ciò che davvero accade lassù, in alto. Noi non sappiamo quasi niente, però possiamo pensare e pensiamo. E quindi siamo naturalmente portati a farci delle domande e ce le facciamo e ce le stiamo facendo e le condividiamo in pubblico, le stiamo condividendo in pubblico. A qualcuno questo non piace. Una parte della nostra società è stato ammaestrato a ripudiare le domande, a sbavare, schiumare di rabbia davanti alle domande, come se le nostre domande fossero troppo indiscrete. Ma mi tocca ribattere questo argomento con le parole indimenticabili dell'immortale Oscar Wilde. Le domande non sono mai indiscrete, lo sono a volte le risposte. Per pandoratv.it, Roberto Quaglia.